Cari amici colleghi, la parodontite è una patologia infettivo-infiammatoria della bocca che colpisce i tessuti duri e molli intorno al dente, danneggiandoli irreversibilmente. È ormai opinione diffusa già in letteratura e nella pratica clinica che questa patologia, che può portare alla perdita del dente o di tutti i denti della bocca, è anche l'espressione di una condizione sistemica di infiammazione e quindi è in realtà l'espressione nel cavo orale di una condizione infiammatoria sistemica, oggi meglio nota come l'infiammazione cronica di basso grado o low grade inflammation. Ecco, attraverso questo meccanismo la parodontite si collega con altre importanti e molto gravi patologie sistemiche come quelle cardiovascolari, come il diabete, la sindrome metabolica e nelle donne danni al sistema riproduttivo. Mi piace ricordare che la parodontite, tra tutte queste patologie molto importanti che ho citato, ha un esordio molto più precoce e quindi può essere diagnosticata in tempo veramente precoce rispetto alle patologie di cui vi ho appena accennato. Ecco, mi piace anche dirvi che se ben diagnosticata e quindi gestita, questa malattia può essere curata in maniera efficace ed efficiente. Nella mia trentennale esperienza nella cura della parodontite, ovviamente i protocolli si sono molto evoluti e dunque oggi la terapia si basa certamente sulla rimozione del fattore irritante locale dalla gengiva e dunque una terapia meccanica, ma si avvale di i grandi progressi che ha fatto oggi nel campo diagnostico e terapeutico la tecnologia nel nostro campo e dunque disponiamo oggi di analisi microbiologiche per individuare i batteri presenti nella bocca del nostro paziente e analisi genetiche per individuare i polimorfismi che sottendono la predisposizione genetica a questa malattia. Vi ricordo che si tratta di una malattia appunto che va su base familiare, quindi ha una base genetica forte. E dal punto di vista terapeutico abbiamo senz'altro il microscopio operatorio ad alto ingrandimento che ci aiuta nel ridurre fortemente l'invasività nella rimozione dei tessuti malati sotto la gengiva, evitando qualunque approccio chirurgico, e il laser ad alta potenza che ci dà un grandissimo aiuto a rendere la terapia molto approfondita ma nel contempo estremamente dolce. Accanto a questi presidi tecnologici che ci aiutano nell'ottenere oggi una terapia molto più dolce e non invasiva nei nostri cari pazienti parodontopatici, c'è anche l'innovazione di voler personalizzare il trattamento dal punto di vista sistemico, cioè il sostegno al sistema immunitario del nostro paziente. Ecco, su questo in letteratura c'è veramente una grande carenza. Esistono ovviamente contributi sull'uso degli antinfiammatori, i FANS, ma sapete benissimo che l'uso dell'antinfiammatorio è collegato alla fase acuta della infiammazione, mentre in questa malattia si tratta essenzialmente di un'infiammazione cronica di basso grado, come abbiamo già ben detto prima, e dunque l'uso degli antinfiammatori non è previsto, non è consentito e non è auspicabile perché dà degli effetti collaterali a lungo termine che voi ben conoscete. Ecco che allora con Laguna già nel 2014-2015 si è pensato alla possibilità dell'utilizzo delle interleuchine a basso dosaggio attivate con un sistema kinetico che voi ben conoscete in dosi di fentogrammi per sostenere il sistema infiammatorio, regolarizzare il sistema infiammatorio dei pazienti che avessero appunto una parodontite, proprio per andare a ridurre l'effetto sistemico dell'infiammazione, che ha una ripercussione anche ovviamente sulla gengiva a livello locale. Quest'idea viene fuori dal fatto che dall'osservazione che tanti pazienti che noi osservavamo nella loro
diagnostica genetica, avevano un polimorfismo positivo per le interleuchine, o pro-infiammatorie, interleuchina 1, interleuchina 4, interleuchina 6, o molto più spesso un polimorfismo positivo per l'interleuchina 10, che è l'interleuchina antinfiammatoria. Ecco dunque che abbiamo immaginato di poter utilizzare queste interleuchine, in particolare quelle che nell'assetto genetico di quel paziente fossero geneticamente alterate, per poter regolarizzare la risposta infiammatoria del nostro paziente, dando una forte importanza all'aspetto anche quindi infiammatorio della malattia parodontale. Nasce da questo l'utilizzo delle citochine nel trattamento di alcuni pazienti con parodontite, che è stato descritto nel lavoro del 2019. Nel lavoro del 2019 si è fatta una piccola casistica, soltanto 10 pazienti, ma molto precisa, di pazienti con parodontite aggressiva che avessero anche contestualmente una patologia sistemica concomitante, cardiovascolare piuttosto che il diabete o altre, e anche nel loro assetto genetico invariabilmente il polimorfismo dell'interleuchina 10, dell'interleuchina antinfiammatoria. Su questi pazienti, accanto al trattamento convenzionale assistito dal microscopio e dal laser per la rimozione delle cause della malattia dalle gengive, in overlapping è stato anche somministrato interleuchina 10 in dosi di fentogrammi, quindi a bassissime dosi, attivata kineticamente per un periodo di 3 mesi per OS per goccia 2 volte al giorno, e poi con degli intervalli regolari che seguivano l'andamento del controllo clinico del paziente. I risultati pubblicati sono veramente molto promettenti, perché mettono in evidenza come dal punto di vista clinico e microbiologico ci siano stati degli ottimi risultati sulla malattia, ma anche la concomitante patologia sistemica ha migliorato notevolmente la propria condizione. Per alcuni casi, per esempio, gli indici glicemici che si sono regolarizzati, per altri i valori pressori che erano alterati e si sono rientrati nella norma senza altra terapia. Ecco che questi risultati promettenti, che certamente hanno bisogno di conferme ulteriori da parte di studi ben più importanti, ci danno per oggi un incoraggiamento e consentono forse di far intravedere al clinico che si occupa di questa malattia un'arma che fino ad oggi non era per nulla a nostra disposizione, cioè qualcosa che accanto alla terapia locale ci dia una mano nello stabilizzare la risposta infiammatoria sistemica. Su questi stessi argomenti, in quest'anno, nel 2020, all'Istituto di Discipline Odontostomatologiche dell'Università Vanvitelli della Campania è in corso una tesi di laurea e una ricerca o una sperimentazione. Aspettiamo dunque con fiducia ulteriori migliori risultati e vi saluto e vi auguro buona lettura.